Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi farò una ricetta straniera, una ricetta interessantissima. Faremo una ricetta Tex-Mex, faremo un chili con carne, una ricetta veramente interessante. Seguite tutti i passaggi fino alla fine come fate di solito. Vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, mettere like al video e inondarmi la pagina dei commenti. Se volete fatemi anche un po' di pubblicità. Come sempre, pinza e andiamo a cucinare. Eccoci allora alla preparazione di questo fantastico chili con carne. E si è offerta volontaria a Shalom oggi, vero? Per cucinarlo. Quindi abbiamo tagliato già tutti gli ingredienti che adesso andiamo ad elencare e inizieremo con la preparazione. Vai amore, indica tutto. C'è la carne macinata mista, metà maiale e metà manzo. Ottimo. La passata di pomodoro, Sì. l'alloro, l'aglio, la paprika, il doppio concentrato di pomodoro, Sì. i peperoni. I peperoni però sono stati già cotti E tagliati. e spellati. Bene. Poi il peperoncino giallo e l'habanero. L'habanero giallo e il quello rosso. peperoncino rosso. Le cipolle. Bene. I fagioli messicani. E non messi gatti, mi raccomando. Il vino rosso. Sì. L'olio. Sì. Il pepe. Il succo di lime e il sale. Ok, questo è tutto quello che servirà. Non è poco. Prepariamo la cucina e ci vediamo per la cottura. Allora, cominciamo con cosa? Metterci l'olio. Vai. Allora, ora si fanno rosolare un po' le cipolle. Secondo me. Accendi il gas, fiamma alta inizialmente e si comincia con la cipolla. Vai. Okay. E poi ci si mette l'aglio. Ok, comincia già a girarlo. Non vanno fatte bruciare le cipolle, sennò diventano amare. Quindi bisogna farle cuocere piano piano. Quindi diamo una botta iniziale alta di fiamma, dopodiché si abbassa e si fanno un po' rosolare. Mettici un pizzichino di sale grosso così che perdano subito l'acqua. Pizzichino, Sì. anche meno. E ora si fanno soffare diciamo un paio di minuti. Allora, le cipolle hanno soffritto diciamo un paio di minuti. Adesso si aggiunge Il peperoncino. bene Però vi consiglio di usare il cucchiaino perché sennò sulle mani, se uno si tocca gli occhi o qualcosa diventa veramente complicato. Questi sono due peperoncini molto piccanti, ce n'è uno rosso e uno è un habanero che tutti conosciamo, di cui tutti conosciamo le proprietà. Li facciamo un attimino prendere calore così che sprigionino tutto la loro piccantezza. Non abbiamo tolto i semi, ok? Questa è una ricetta appunto Tex-Mex, quindi sud degli Stati Uniti oppure Messico e lì mangiano molto piccante, quindi non abbiamo tolto i semini. Se vi piace meno piccante o non ci mettete proprio peperoncino o mettete un peperoncino un pochino meno aggressivo oppure ci trovate i semi, questo a gusto personale ovviamente. Allora adesso facciamo prendere il calore, si sente il profumo del peperoncino? Sì. Abbastanza. Come inizia un attimino a soffriggere si abbassa la temperatura con il vino rosso. Ok, allora adesso che il peperoncino comincia veramente a farsi sentire si mette il vino, diciamo un terzo, un pochino meno della metà di quello che abbiamo da parte perché ci servirà poi dopo per sfumare la carne. Così va bene? Io ne metterò un altro gocciolino, è tanta quella roba. Vai. Come sempre adesso fiamma altissima, al massimo, sì. Dobbiamo aspettare che vada via l'odore dell'alcol. Allora, le cipolle hanno stufato un'altra decina di minuti scarsi. Alza un attimino la fiamma. Ok, adesso si aggiunge l'alloro che darà un bel profumo. Ok, mescola un po'. Facciamo riprendere il calore bene, bello alto prima di aggiungere la carne. La carne quando si aggiunge deve essere a fiamma altissima perché si deve subito sigillare, se no perde subito i liquidi e poi diventa o dura o troppo inconsistente. Quindi bisogna che subito vengano sigillati tutti i succhi al suo interno. Vai. Ok, adesso aggiungiamo la carne. Ok, fiamma alta, li facciamo prendere bene bene il calore. Non aggiungiamo sale ancora,
Dunque la carne da rosina e bianca, come quando l'abbiamo messa da cruda, dovrà diventare tutta grigia. Ok, quando è tutta grigia vuol dire che il calore l'ha sentito tutta uniformemente e andremo ad aggiungere i liquidi, il sale, il pepe e tutto il resto. Ok, allora l'abbiamo spostata sul fuoco più grande per fargli proprio prendere bene il calore come dicevamo. Oltre a diventare grigia ovviamente cambia anche l'odore, non sa più di sangue, sa di carne cotta, giusto? Sì. Bene, cosa si fa adesso? Si aggiunge il lime. Lime, paprika, questa è paprika normale, non troppo piccante. Anche qui se vi piace più piccante mettete quella piccante, gira subito se no si appalla, mettete quella più piccante, se vi piace quella dolce mettete quella dolce. C'è già un profumo incredibile. Allora adesso Si mette il sale. sale, noi mettiamo quello grosso perché è una preparazione lunga, così ha tempo di sciogliersi e di amalgamarsi a tutti i sapori che metteremo. Sì, abbondante pepe, sempre fiamma alta, ancora. Ora le diamo il tempo alla carne di riassorbire un attimo i succhi che ha tirato fuori. Dopodiché aggiungeremo il vino. Allora, mentre aspettiamo, visto che ho qui lei approfitto, non è una vera e propria ricetta tin, ok? Però è fattibile. La cosa più complicata, diciamo, è tagliare le cipolle, può essere anche più pericoloso. Comunque in commercio si trovano le cipolle anche già tagliate, congelate. Secondo me, se volete fare questa preparazione, potete anche comprare quelle senza nessun problema. Così come i peperoni, questi qui sono in barattolo già cotti e spellati, quindi basta sciacquare sotto l'acqua, tagliare i pezzettini e il gioco è fatto. Il resto poi dopo è tutto, come avete visto, solo un assemblaggio e da stare un attimo attenti a 2 o 3 trucchi di cottura, giusto? Bene, metti il vino? Tutto. Anche del vino non vi preoccupate perché l'alta temperatura fa sì che l'alcol evapori tutto, quindi non rimane nessuna traccia dell'alcol presente nel vino e lo possono mangiare tutti. Come sempre anche questo è un riadattamento nostro di questa ricetta. Noi ci piace così, famiglia Volpi si fa così, da tanto, vero? Sì. Ci prepariamo anche i burritos, quindi prendiamo le piadine, ci prendiamo il formaggio, il lime, vero? Lo yogurt, facciamo dei burritos. Sì, Oggi lo mangeremo così, tipo zuppa. Sì, ma da tanto non lo facciamo. E tanto lo facciamo, la prossima volta si avanza, dubito, se avanza lo faremo, rifaremo burrito, se semmai si registrano, che dici? Va bene. Allora facciamo evaporare completamente l'alcol. Allora, ci siamo? Non puzza più di alcol? No. Bene, cosa mettiamo adesso? Il concentrato di pomodoro. Concentrato di pomodoro. Guarda se va giù. Metti giù un pizzichino di sale. Abbiamo cambiato sale, adesso passiamo al sale fino. Così. Sì, perché dopo comunque tanto dopo c'è il pomodoro, vai. Ok, adesso andiamo con la passata. Poi sempre il pomodoro va sempre salato appena si mette, una bella manciatina di sale. Che pomodorino. Come il pomodoro riprende calore, entriamo con i fagioli. E tu che non lo potrai mangiare. Questi si trovano al commercio, i fagioli, quelli rossi, e peperoni. Allora adesso praticamente è fatto, deve solo cuocere. Lo assaggiamo per sentire di sale se va aggiustato di già. Considerate che ritirerà perché cuocerà un'oretta adesso. Piccante e piccante. Mi sa che manca. Forse manca di sale, però non così esageratamente tanto. Io aspetterei. Facciamolo ritirare. Allora adesso lo spostiamo sul fuoco più piccolo, ci mettiamo lo spargifiamma, scendi il fuoco piccolo, tira qui quello laggiù e lo metti al minimo, vai, speggi questo, no ti bruci, prima di trasferire le pentole va spento il fuoco, se no ci si brucia le mani. Ok, si mette il nostro fidato, come si chiama? Paraschizzi, e lo facciamo cuocere un'oretta, quindi ci si vede? Tra Un'oretta. Eccoci, allora è passata un'oretta, il sugo secondo me, insomma il chili secondo me è cotto, aprilo pure amore, vai, fai una bella mescolatina,
Durante la cottura l'abbiamo assaggiato, sale e pepe era giusto, non abbiamo aggiunto niente. Non è piccantissimo, pensavo peggio, però lasciamolo così per ora, semmai si aggiunge un pochino dopo. Ok, spenge la fiamma e andiamo con l'assaggio. Perfetto. Vai, io dico che l'assaggio molto basta. Assaggio amore, no cena. Cena è Lo troppo so. poco, è troppo poco. Ok. Lo so. Fammi vedere un po'. C'è un profumo. Abbiamo preso anche una ciotolina in stile simil messicano, diciamo così, con questi gufini. Ok, andiamo ad assaggiarlo. Allora, brucerà, quindi attenzione. Si vede? Fuma. Il fagiolo è buono, lo assaggiamo un peperone. Buonissimo. Qui ci va mangiato un po' del pane, o anche del riso basmati naturalmente. Brava. Buono. 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 Fatelo, fateci sapere. Alla prossima!